successo nel cervello del lupo per diventare cane? C'è un animale preistorico che assomiglia un po' al cane e un po' al lupo, di 25-30 kg, si chiama Canis leprofago, che gira nella savana in cerca di piccoli roditori lagomorfi di cui si nutre. È un animale schivo, un animale che pensa alla caccia e non ha nessun interesse verso l'uomo. Questo animale migra verso i vari continenti e questo animale si diffonde un po' in tutto il mondo. Da questo animale si evolverà quello che è lo sciacallo e il lupo. Rispetto al nostro fidatissimo amico ci sono delle caratteristiche comuni importantissime. Prima di tutto la forma del corpo. Tra un lupo e un cane la forma del corpo è quasi indistinguibile. Se non le guardassimo ai raggi X avremo difficoltà a capire se si tratta di un cane o di un lupo. Lo stesso per quanto riguarda uno sciacallo. Le capacità di andare a caccia, la stessa cosa. Sono animali che cercano le prede, le stanano, le fanno correre e cercano di catturarle. Chi di voi ha visto un cane divertirsi cercando di prendere un uccello, una pallina, si accorge che c'è un'indole per cercare di fare questo. Alcune tribù, si pensa nella zona indoeuropea, probabilmente hanno capito che dove c'erano molti lupi c'erano molte prede da cacciare. Siamo nel periodo in cui gli esseri umani diventano cacciatori, scendono dagli alberi e cominciano a cacciare, si nutrono di carne. Gli esseri umani delle prime tribù cominciano a guardare i sistemi di caccia di questi animali e cominciano ad imitarli. La storia è un po' romanzata, ma probabilmente sarà vero. Alcuni esseri umani o sottraggono o trovano cuccioli di lupo e di sciacallo le cui madri o non erano stati in grado di prendersene cura o le madri erano morte e cominciano ad allevarli. Vi ricordo che i cuccioli di norma stimolano nell'essere umano una grande empatia. Chi di voi ha tenuto in braccio un gattino, un cagnolino? L'essere umano è portato ad avere tenerezza verso questi animali. Quindi trovando questi cuccioli di cane, che non sono ancora cane, gli esseri umani se ne prendono cura. Logicamente piano piano questi esseri umani diventano i genitori putativi di questi animali, ma ancora il cervello del cane non è del tutto formato. Ci vorranno piano piano delle modificazioni strutturali al sistema limbico. Cos'è il sistema limbico? È quella parte del cervello che risponde in modo istintivo agli stimoli. Un lupo in natura deve rispondere immediatamente a uno stimolo per poter sopravvivere, ma se deve andare d'accordo con gli uomini non può rispondere con l'attacco, non può vedere un essere umano come una preda. Quindi nel tempo gli esseri umani si prendono cura di cuccioli sempre più mansueti, quindi vuol dire che hanno dal punto di vista anatomico un cervello limbico molto meno reattivo. Nel tempo anche la corteccia prefrontale, quella che è deputata al controllo delle azioni, diventa sempre più sviluppata. Il cane, o quello che sta per diventare un cane, comincia ad avere una corteccia prefrontale molto più sviluppata e quindi ci pensa quando deve fare qualcosa. Comincia a essere dominato sempre meno dall'istinto. Il sistema ossitocina-dopamina nel cane funziona meglio che nel lupo, cioè azione, ricompensa, nel cane è molto più sviluppato, ma non sono delle modifiche anatomiche che sono state imposte dall'uomo. L'uomo ha solo scelto di allevare prima lupi e poi cani che avevano molto più di queste caratteristiche. Logicamente l'essere umano della tribù non sapeva che stava allevando l'animale con quelle modifiche del cervello, però si accorgeva che alcuni erano diversi da altri e si cominciava a interessare a quelli più mansueti. E negli anni, alla fine, il lupo è finito nel salotto di casa nostra. Se sei interessato ad argomenti di questo tipo e questo video ti è piaciuto, segui la nostra pagina.